chiuse. Anno nuovo, vita nuova. Siamo tornati. E tra l'altro stasera, Steve, È una puntata veramente importante. Forse la puntata più importante del o canale. quantomeno più richiesta. Esatto. Non sono d'accordo. Esatto. Non sono d'accordo. Invece noi siamo Steve, molto come si d'accordo. intitolerà questa puntata? Tre orologi, una storia, Pietro Bonino. No, No. forse no, perché l'abbiamo già fatto. Ne avevo fatta. Di Giuseppe L'abbiamo- Carli. Allora, tre orologi in storia, qualche orologio. Ma perché se non sono tre, guarda come si fa. No, vabbè, qualche orologio sono sempre tre, ovviamente, sono sempre tre. Però qualche orologio che ha storia della collezione. Perché alla fine sono quei tre lì, quelli della collezione. Saporiti, Che hanno, Sì, saporiti. un po' saporiti, che c'è un po' da chiacchierare. Quindi, te che ti immagini? Roba non so. mega galattica, Sì, roba... sì, diciamo, della bella, no, più che mega galattica, della roba interessante, roba che non si vede molto spesso. Davvero? Sì, sì, particolare, quindi. molto Particolare. particolare. Sì, Quindi sì. qualcosa che magari si è visto poco. Sicuramente pochissimo. Esatto, o anche meno forse. Da dove si parte? Lo Allora, sapevo. uno che si è visto poco, questo. Lo sapevo. Questo. E tanto lui. questo. La tasca D'altra lui. parte, Infatti. scusami, se devo parlare della mia collezione devo parlare anche delle radici. Sì. Cioè da dove deriva diciamo, la passione degli orologi? Deriva dagli orologi da tasca. È il primo tipologia di collezionismo, insomma, il mondo Esatto, degli io quando orologi. sono entrato qui dentro praticamente nella vendita degli orologi, l'orologio da collezione era non da polso ma da tasca. E Ma te fondamentalmente sei entrato qui dentro Come- e cioè, hai avevi mandato il questa curriculum? stanzina Hai già... mandato il Sì. curriculum. ho mandato il curriculum. E te avevi L'ho già... preso prima che lo mandassi, Ah, non sì? ci avevo ancora messo franco, ma l'ho già preso perché effettivamente finita la scuola non feci neanche le vacanze estive Dentro. perché mio padre disse almeno tu cominci subito, dico, ma è finita ieri la scuola, giuro, è la verità. Finito l'esame di maturità, i 2 giorni dopo ero già qui dentro. Ma come? Cioè, niente a che fare con gli orologi o già col Allora, pallino? a quell'epoca, devo dire la verità, non era ancora, cioè non avevo ancora una definizione precisa, per cui mi trovavo a vendere gli orecchini, gli anelli, ma, Te. sì, ma devo dire che, come hai detto bene te, mi faceva schifo. Oh. Devo dire la verità, mi faceva schifo. Non ti piaceva tipo la gemologia, Per cui insomma, facevo fare proprio l'impostato. l'orefice? No, a quei tempi era la vendita di gioielleria, ma come del resto Che poi anche tuo ora. babbo era Numismatico numismaticamente per quello- parlando, tanta già roba a quel tempo, perché lui Ma collezionava sì, ma le lui monete, no? Collezionava le monete, vendeva le monete di Lucca. Vuoi E sapere una infatti lui cosa? come l'ho conosciuto? Io la lui? prima volta che sono venuto qua dentro, ma secondo me saranno 10 anni fa. Può darsi. Cioè la prima e poi Anni l'unica fa, volta. 9. Non so. No, vediamo. Sì, 11 anni. Hai non 21 so. anni. No, perché allora, ho cominciato a collezionare monete da piccolo in realtà. Cioè, anche perché, sai, non Quando gli altri giocavano a soldatini, lui c'aveva le sterline, No, il monete marello romane, italiano. le sterline. Romane? Le monete romane. E te pensi che stai scherzando, invece no. Cambio, arbitro. No. Si Ve- può Sì, sostituire? va cambiato. Venni qua. Sì. Venni qua perché, vabbè, perché insomma mio papà ti conosceva, ha detto di venire qua per fare vedere le monete a tuo papà. Quindi entrai dentro il negozio, cominciai a parlare con tuo papà, gli feci vedere queste monete romane che, Certo. non so, le avevano acquistate, insomma, con tutti i certificati, però volevo saperne qualcosa Certo. di più. Mi ha detto che lui non era specializzato in monete Delle romane. greco-romane, bravo. E mi aveva indirizzato verso un altro posto, però insomma il primo approccio verso Hai capito? questo luogo ce l'ho avuto... Cioè, lui ha collezionato, cioè, come i bimbetti giocavano a soldatini, lui collezionava. Lui collezionava greco-romane. Qualcosa, sì. Vero? No, è vero. Però dopo ci ho avuto E un quindi tempo dopo per gli poi orecchini incontrare. ti E buttavi. quindi io dico, quando vedi quella parata lì, dissi, no, questo non è il mio lavoro. Ma tuo babbo Non mi vendeva piace. orologi così Il babbo casualmente? vendeva anche orologi, ma vendeva anche più che altro argenteria. In quegli anni lì l'argenteria era un po' trainante. C'era un collezionismo? Sì, Ma di comunque... roba d'argenteria antica, roba del Antica, 600, ah. del 700, dell'800. Capito? E l'orologio era uno degli articoli di collezionismo che funzionava. Da tasca, ovviamente. Oro, argento. No, oro, argento, metallo, cronografi, di tutti i tipi, no, quello di tutti i tipi. E questo qui come è arrivato? No, e questo come è arrivato? Praticamente nei vari orologi ce ne sono ovviamente avuti tanti, roba smaltata del 700 che poi magari un'altra volta ne parleremo, c'è no, qualcosa di bello da farvi vedere. Si dovrà fare poi una puntata dedicata agli Infatti orologi per quello che dicevo io da all'inizio, tasca. tre Sì, da tasca. orologi di quelli della quale diciamo c'è un po' una storia, poi ci sono anche quelli dove magari c'è meno storia ma sono forse anche più belli o altrettanto belli, quindi diciamo in quel senso lì. Questo no, questo che storia c'ha? Questo c'ha una storia che è uno dei primi orologi che ho comprato con la ripetizione a minuti, quindi con la suoneria a minuti, ed è molto bello perché è in una condizione veramente come nuovo. Un orologio dei primissimi del Novecento, 1907, Comprato da 1908. Londra.
arrivato da Londra. L'omino da Londra. Giacomino da Giacomino da Londra, bravo. Giacomino. Giacomino Ma da e come mai è rimasto tuo? Perché secondo me, io so che a te magari l'orologio da tasca piace un poco, ma questo secondo me è una cosa molto bella. È molto bello sia come estetica e quindi come rilievo, diciamo, del cesello, ma anche per la meccanica. Avvicinalo. Sembra di essere Le alla fine ore. dello Stato. Un quarto, 2 quarti e 4 minuti dopo il secondo quarto. E infatti sono 7 rintocchi, le 7, un quarto, 2 quarti fanno la mezza, i primi 2 quarti, quattro. e 4 minuti dopo. 7 e Quindi un orologio che ti 34. dice ore e quarti minuti, ti dice l'ora che è senza sapere, senza doverlo aprire. Impressionante, ma cioè, quando è nata come complicazione? Senza doverlo aprire è bello però. Eh sì, perché praticamente allora, Quando non la c'è la leggenda luce. dice per non svegliare la moglie accanto, quindi non dovevi accendere la luce, che non era proprio così semplice perché c'era l'interruttore, quindi era un po' un problema accendere la luce. Quindi sapere che ora era durante la notte era sempre stato un po' Un problema. Stanotte mi sarebbe servito. esiste notte sì, il fulmine ti ha... Mandatevi la luce, quello sarebbe stato comodo. per E quindi vedere cosa l'orario. facevi? Te non dovevi nemmeno aprire l'orologio perché questo rumore sembrava che potesse svegliare Vabbè, il la tintinnio persona ti che... sveglia. Credo che oggi invece il bambino che magari dorme, che sei riuscito ad addormentarlo, chiudi, rumorino, e parte il parte il bambino, bambino. vero? A sirena sarebbe peggio. Invece in questo caso te, facendo suonare l'orologio, avevi l'idea di che ora fosse. Ma Impressionante. Quando è nata come complicazione? Cioè in che la periodo? complicazione della ripetizione, Sì, della ripetizione, allora, la ripetizione come ripetizione a quarti Sì. nasce già nel 700. Addirittura ci sono anche orologi del 600 con la suoneria. Sempre da tasca. Sempre da tasca o anche da tavolo, insomma. da tavolo. Sì. Però anche da tasca, è riuscito a farlo anche in quello da tasca. E con i minuti invece nasce proprio alla fine del 700. Sono rarissime, veramente rare, però ci sono già alla fine del 700. Più Questo inglesi è che francesi. dell'800? Questo è dei primissimi del 900, infatti lo vedi primissimi. dai fregi che sono proprio Liberty puri. Questo Ah, è proprio- vero, giusto. Se vedi dico quei manifesti anche di Alphonse Mucha, il famoso... Facesti vedere, Esatto. insomma, su quel famoso sono libro, fatti no? sempre con quei fregi lì. E quindi qui siamo negli anni 80 per te? Sì, questo è un orologio che diciamo è Perché ti dagli hai anni iniziato 80, a dedicarti agli nell'80. orologi nell'80. Allora, nell'80 sono entrato qua dentro, la parte diciamo orecchini, anellini e compagnia È bella durata un quarto d'ora, 20 minuti. un annetto. Il tempo di passare dall'acqua. Poi a dire la verità, cosa successe? Che io andai in militare e il Giacomino, che già conoscevo, mi mandò un libro che si chiama Brusa di orologi da tasca e me lo mandò giù a Caserta. Io ero a Caserta e me lo mandò a Caserta. Non avevo molto da fare, per cui dico, mi ci incastrò bene di guardare questo libro che poi è un tomo così alto, che peraltro credo che sia là, è il terzo, là. Quindi, orologeria in Europa, il terzo, quello dorato. E praticamente, È tutto qua. chiaro. no, è lì, è sempre lì. Praticamente dico, guardando l'orologio da tasca dissi, dico, ma Però sono però veloci. belli, le meccaniche, i movimenti, tutte queste cose che cioè, Cosa ti ha colpito più, l'estetica dell'orologio o la no, meccanica? la meccanica. La La meccanica meccanica. perché poi alla fine, ti guarda che bellezza. Medaglie oro, no, medaglie veramente, argento. no, medaglie. Cioè, riuscivano a incidere sulla seconda cassa, la cosiddetta coque, seconda Però con quale cassa. precisione? Cioè, con una Facevano- precisione molto rodiavano, estrema. rodiavano solo le monete, diciamo, d'argento. Quelli erano i premi in oro e i premi in argento che vendeva, cioè che vinceva. cioè Era vendeva, fatta al vinceva. laser, no? Sì, nel laser, sì. Sì, con laser, certo. Con la stampante 3D forse, mi sa. Anche. Visto che ora ci vogliono fare i moduli per andare sulla Luna. Sulla con la Luna, può stampante darsi. 3D. Impastando la sabbia della Luna. Ah, sì, L'hai sì, letto? non l'ho letto. Forse ci fanno anche il Moonwatch in quella maniera lì. Se ora. l'avessero detto a quello che ha fatto questo orologio qui, che 120 anni dopo, ti guarda che movimento. Facevano quel lavoro lì, Bello, però. Ecco, secondo te tra un orecchino da vendere e mettere una signora magari anche anziana all'orecchio, No, dai. dico, e vedere una meccanica come questa, a cosa mi poteva appassionare? Secondo me a questo, Sì. era fuori di tutto. Infatti è andata così. Comunque, cioè, magari non è comune il fatto che un venditore sia anche collezionista, in realtà. O è comune come cosa? Abbastanza comune. Comune, dici? Sì. È difficile che sia freddo, specialmente un uomo è difficile che sia freddo a questo genere di oggetti. Alla fine un pochino ti Un pochino ti prende. sì. Magari. Pesa 8 quintali. Pesava 8 E quindi raccontami un po', cioè te piano piano sei
Ed è stato scesso nella stanza qua. E poi pian piano capito, mi sono guadagnato questo Questo. angolo, sì. Ma qui che c'era prima? E niente, c'era lo stesso tavolo con l'argenteria e veniva Che insomma, Qua ci sta abbastanza- tuo papà? No, non c'è mai stato. Ah, su? Tu va. Mio padre è sempre stato o di là, allora, mio Infatti padre è io l'ho sempre trovato- stato l'ho trovato. a Londra, mio padre. Diciamo che sul mese 20 giorni era a Londra. Nei 10 giorni che era qua stava o in Giacomino? negozio, no, Ah. anche con Giacomino, ma più che altro Giacomino era solo per gli orologi, mentre lui faceva anche argenteria. Quindi aveva altri fornitori inglesi, sia di gioielli che di argenteria. Però alla fine cosa fece? L'abbiamo forse anche già detto. Vedendo che alla fine io ero quello che seguiva gli orologi, lui mollò gli orologi Ok. e mantenne argenteria e diciamo gioielleria. E io praticamente con Giacomo feci solo gli orologi. Ma te hai iniziato subito nell'80 a fare qualcosa da polso o... No, l'80 l'orologio da polso era proprio una cosa ignorata da tutti, cioè il collezionismo era sugli orologi da tasca e nel giro di 5-6 anni qualcuno cominciò a comprare orologi. Infatti è mancato proprio in questi giorni il mio più, diciamo, vecchio collega e anche più che altro amico, che era Alessandro Fabiani, e lui è stato il primo in Italia a trattare orologi da polso. Lui che trattava orologi da tasca ma anche orologi da polso, che prendeva anche qua da mio padre e li portava nel nord Italia, Parma e Milano, quindi posti della moda, e vendeva orologi da polso a Che è questi... molto avanti come pensiero. ma moltissimo avanti, anche perché lui andava a scovare questa gente appassionata di questi orologi vecchi, e si parla di orologi che oggi non sono neanche più tanto in auge, vedi i Rolex Ovetto, Sì. Rolex Prince, Che poi l'Ovetto è stato forse uno dei primi modelli collezionati. Esattamente, Ce n'era anche tanti? sicuramente, ce n'era questi sono tantissimo, anche bellissimi, perché, C'era il numero. anche Cioè, il perché quadrato, poi non esisteva un collezionismo prima, non per c'era. cui c'era la scelta di tutti, cioè volevi gli ovetti? Ovetti. Dov'è che li potevi trovare? A Londra principalmente, perché gli inglesi sono sempre stati più innovativi. Noi italiani, per esempio, siamo sempre stati molto più attaccati ai vecchi canoni, per cui da noi l'orologio da tasca ha mollato molto dopo gli anni 30, a scapito dell'orologio da polso. Invece in Inghilterra, per esempio, prima degli anni 30 già l'orologio da polso cominciava a essere venduto. Infatti Rolex, che era inglese, società inglese, non svizzera, loro hanno cominciato a vendere i primi orologi da donna nei primissimi del Novecento, i primi 10 anni del Novecento in Inghilterra, con dei braccialettini elastici, quelli diciamo proprio classici, tra l'altro spesso anche non marcato Rolex, ma erano orologi da donna da portare al polso. Furono i primi a ottenere il facciamo anche certificato vedere. di Q, sì, il Facciamo certificato anche vedere uno dei dell'osservatorio di primi- Q di Londra sull'orologio piccolino da donna. Nessuno ci aveva neanche provato, perché tanto gli orologi diciamo erano questi gli orologi di qualità. Invece loro Invece ci tornando a credettero. te, quindi hai iniziato con questi e facevi cambio già o vendevi solo il nuovo? Cioè Allora, esisteva già all'epoca- uno scambio? allora, all'epoca diciamo che qualcuno che frugando nei cassetti in cassa trovava un orologio da polso, ti dava indietro l'orologio da polso, sì, per comprarsi l'orologio da Alla tasca. ragazza. Questo è durato almeno una decina di anni. Non ci credo. Sì. Alla fine del decennio, quindi quando si In arriva quel periodo già lì sono saltati fuori orologi belli? da polso, Sì. il massimo. Ma lì, come l'abbiamo anche forse già detto, era un mercato vergine, quindi non esisteva, a monte di quell'epoca lì non esisteva il collezionismo dell'orologio da polso. E quindi Non cosa è si sapeva successo? nulla. È successo che tanta gente per cercare orologi da polso usava dei metodi abbastanza particolari. Gli inglesi, abbastanza strani, facevano articoli sul giornale dico a Nuova Delhi. Nuova Delhi, dal giorno 3 gennaio al giorno 15 gennaio saremo all'hotel, dico, Corte degli Angeli di Bravo. Nuova Delhi. Ce lo faremo. E in questo albergo, nella suite numero 3, e cerchiamo orologi e mettevano le fotografie di tutti quelli questo tipo di orologi. E mettevano orologi di questa levatura da tasca e buona parte di orologi da polso. E la Diciamo, chi ha questo tipo di orologi può venire a vendere, paghiamo i massimi prezzi. Con questo sistema mettevano le marche. Rolex, Patek Philippe, facevano La per tanti anni stellata. dei Lo marchi facevano che- anche all'inizio le case d'aste probabilmente, cioè se non ricordo male, no? Questi Prendevano erano, tutto, vabbè, le case d'aste in quell'epoca specializzati ancora sull'orologio erano un sull'argenteria. po', cioè se ce ne infilavano uno faticavano a Sì, venderlo. però facevano diciamo questi giorni Sì, in cui valutavano tutte le cose, esattamente. c'è le foto, tipo, danno le Ma foto. questo dopo, però Sì, questo sì, dopo. Quando ti dico io sono proprio i primordi. E riuscivano a comprare tanti orologi, tantissimi, li pagavano nulla. Ma d'altra parte non valeva niente, quindi li pagavano poco, ma non valeva come niente. quando Non è che li pagavano poco, li pagavano quelli Pagavano che il suo dovevano prezzo, ma pagare. era poco. È come quando da noi venne
i mobili di Formica, te lo ricordi? Che ti Certo. davano via i mobili I del mobili 600, antichi del del 600 per prendere quello di la Formica e cucina metterlo in Formica. cucina. Sai quanti? Le madie, quelle di legno, belle. Non so cosa sia. Gli antiquari Ok. sono Formica. nati così, con, è presente quel Formica. legno pressato che poi dopo c'aveva quel velo colorato sopra, Color legno plastificato. un po', diciamo. Praticamente cosa facevano? Plastificato. Andavano su per le campagne e li vendevano questi mobili moderni, e però ritiravano quello che avevano a casa, la madia vecchia Certo. o Ok. il cassettone. Sì, sì. E però poi dopo non è che lo buttavano via. No, le rivendevano. Loro lo tenevano, all'inizio credo che lo Ma tenessero alla lì. fine riuscivano a vendere la Formica più cara di quello che era un mobile magari Sì, 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 dell'Ottocento. lo compravano a zero. Cioè la classica vetrinetta che era in casa, che era dove tenevano dentro i bicchierini piuttosto che i piatti, ok. fatta a vetrina, Sì. ritiravano quelle lì con i vetri C'era un bel cassettino di e fuori. gli davano i pensili roba di economica forma comunque, economica. senza- Ora non vale nulla. No, ora che perché- manca all'epoca. No, Cioè, all'epoca, no, all'epoca era costava. la moda, e prendendo la moda un All'epoca pochino costava. valeva. Il Vabbè, divertente quindi era quello. siamo partiti con un longino. Siamo partiti con un longino, esatto, ripetizione a minuti dei primissimi del Novecento in oro. E quindi, diciamo, come dicevamo, qui era l'inizio degli anni Ottanta, quando il mercato era questo. E invece, in quella stessa epoca, uno dei primi orologi che io, diciamo, ho trovato era questo, perché cosa ha di affinità con questo? Le cerniere. Allora, i due orologi, tutti e due abbastanza della stessa epoca, perché questo era, diciamo, il primo del Novecento, questo invece è un orologio del 1930. È comune, eh? Sì, erano fatti a quintali, no? Forse è il più comune dell'Everard, Aveva- può darsi. Forse sì, ma forse anche no, forse no, anzi. Questo non ce l'hanno neanche La al museo cernerina- dell'Everard. Non ce l'ha fatto. No, però Non ti c'è. ricordi Si nella sa che lo presentazione? Però lo cercano, Nella vero? presentazione del museo dell'Everard c'è la signora che parla con dietro la foto di questo Perché orologio. c'ha- Però qual è il fatto che ce l'ha lui? Esatto. No, no, in realtà ce n'è anche E qualcun lui ha la altro foto in- dell'orologio con la signora Esatto. dietro. C'è il progetto di questo orologio. Ah, Quella foto che si Sì, vede sì, dietro il è il progetto. progetto poi di questo, perché in realtà questo qui era un orologio da polso, cronografo, quindi da cronometrista, con in grande evidenza la parte cronografica, cioè il cronografo, mentre le ore sono fatte su due saltarello. dischi, quindi digitale, Sì. di le 7 e 25. Cioè digitale e saltarello è la stessa cosa o sono due cose diverse? Cioè No, digitale a digitale e saltarello è saltarello. la stessa cosa, perché Ok. il digitale praticamente è quello che non ha le lancette. Sì, Le lancette sarebbe l'analogico, Sì. cioè questo tipo di orologio qui si chiama analogico. Ok. E questo tipo di orologio invece ha le ore e i minuti digitali e la cronografia analogica. Questo perché? Perché era molto più pratica la parte cronografica, mentre dava, diciamo, meno importanza alla parte delle ore. E questo come ti è rimasto a mano? Perché non avevo mai visto un affare del genere. Semplicemente perché io non avevo mai No, ma è visto entrato un orologio- signore o è È entrato un venuto signore, Giacomino? no, questo no, questo è un mio cliente di massa che comprava sempre orologi, un giorno dice, ma ho trovato un orologio strano, te lo devo far vedere, perché io cioè, non mi piace e poi non capisco come funziona. Non mi piace, non ha detto una grande cosa. Comunque, No, infatti, io dissi, ma guarda, ascolta, mi dico, io non l'ho mai visto neanche io, però Però tu da compra. polso, io avevo sempre visto i salterelli da Sì. polso, di Rettangolari. solito rettangolari e Ma di gli solito mancava- senza crono, gli mancava il ma crono. mai l'accostamento crono analogico e ore digitale. E poi comunque di un marchio, diciamo, Anche prestigioso. appunto, Eberhard. Perché E alla quindi fine lui te lo saltarelli dette che indietro sono- tranquillamente. Andate indietro sul cambio di un altro Sì, orologio, certo. 1.300.000 lire a quei tempi, quindi si parla di tantissimi anni fa. Ma ti faccio questa domanda, no? Cioè, come differenzi gli orologi da tenere e gli orologi da vendere? Cioè, è chiaro che comunque... gusto. A gusto. a gusto no. Quelli che ti fanno battere il cuore li tieni, quelli che... Perché usare tutto? Cioè, io non so come fai. Cioè, no, No, vabbè, però se fai di all'inizio lavoro- Non puoi tenere, non No, puoi tenere chiaro, tutti. chiaro. Cioè, però comunque è difficile. Però È questo- un tipo di questo- lavoro difficile in questo senso. Se sei appassionato è difficile. Io per esempio ero molto meno appassionato prima di ora. Ora se vedo un bell'orologio, perché ho ovviamente 40 anni di esperienza, che è una cosa rara, quello che mi ha fregato sicuramente è il fatto che, siccome all'inizio gli orologi ne vedevi tanti, di tutti i tipi, Se non gli davi peso, ovetti, tanto lo ritroverò. ovetti ne vedevi, dico a decine tutti i mesi, ne vedevi a decine di ovetti bellissimi. Per cui dicevi, ma Sì, un poi lo ovetto prima o prendo. poi lo prendo, uno bello, quando me ne capita uno bello lo prendo. Poi Sparisce. te ne capitava uno che reputavi troppo caro, te ne capitava uno che reputavi che forse quello lì aveva un piccolo difettino,
Cioè, oggi se devi andare a cercare un ovetto bello è veramente difficile. Dico un ovetto, che è un orologio anche facile da trovare oggi, molto peggio un Patek Philippe di forma. C'erano dei Patek Philippe di platino, marcati magari Cartier piuttosto che Tiffany. Ah, belli. Quelli simmetrici ne hanno fatti anche Cartier, se non Venduti, sbaglio. dico venduti all'epoca per dire a 1,5 milioni, 2 milioni. Cioè, se lo fai il conto oggi in euro dici, "Te, ma come fate a venderli?" Però a quell'epoca Vabbè, magari... poi comunque in hai genere capito? sono tutte buone. Cioè, non puoi fare quel paragone lì. Però oggi ti dico, se ci metto 40 anni di collezionismo di orologi, dico io, ma forse ne venderei un decimo di quelli che ho venduto. E quegli altri me li accumulerei. C'è da dire anche una cosa, Ma ti sbaglierei? faccio una domanda che forse però il venditore la deve tenere di conto. C'è da dire anche che se poi alla fine uno compra un orologio 30-35 e uno può tenere lì, fino a che lo compri 1.500 come era al tempo, Infatti era poi collezionismo. in quell'epoca per me il prestigio era anche venderlo, chiaro. una cosa importante. Io mi ricordo il Patek Philippe 1518, Patek Philippe perpetuale, cassa a scatto, che arrivò, era un orologio eccezionale, ma non mi è neanche passato per l'anticamera nel cervello di metterlo da parte, perché il prestigio in quel momento era avere il cliente per poterglielo vendere. Sì, 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 Ma quell'epoca comunque lì. immagino che faccia soddisfazione aver costruito determinate collezioni. Certo, infatti a volte capita di parlarne e gente che oggi magari ha fatto libri della sua collezione, eccetera, ti ricordi di avergli venduto tanti orologi nella prima fase del collezionismo, per cui dico, sono soddisfazioni che uno dice, beh, in quell'epoca lì è vero che io ero uno dei terminali che trovava gli orologi, insieme anche a tanti altri ovviamente, però non è che in Italia ci fossero, dico, 100 negozi di orologi d'epoca, non c'erano. Ai invece tempi- un'altra domanda curiosa, cioè, te prendevi tutto quello che ti mandava Giacomo o ti spedivi qualcosa in su? No, qualcosa, perché Giacomo lavorava anche con un altro negozio dove praticamente quello che arrivava qui che non Che lui è prendevo per qualche perfetto, sai, motivo, cioè lui Sì, sì, l'orologio sì. comprato da Giuseppe, no, ecco, quello che io non Come metteva prendevo su andava in foto. quel Capito, è negozio lì che lì, infatti era mi un tornava po', strano. diciamo... sì, c'è della serie B, Sì, via. sì, non era neanche la serie B perché poi tutta roba di Sì, livello sì, però alto, però mancava- magari perché ce l'avevo già o perché magari era, diciamo, in una versione che a me non piaceva, c'era un difetto di quadrante, a volte capitavano orologi. Anche perché se a quell'epoca lì, come stavi dicendo, potevi trovare il tutto nelle migliori collezioni, cioè nelle migliori condizioni, era anche, aveva anche poco scegliere. senso, Ma esatto. e Potevi lui scegliere. comunque ne sapeva. Giacomo, sì. Cioè è difficile Credo che ti che Giacomo arrivasse roba brutta. fosse stato il primo italiano a Londra a comprare orologi, quindi come italiano era stato il primo, non il primo nel mondo, ma il primo italiano a Londra a comprare orologi che mandava in Italia, ma nello stesso tempo c'erano anche americani che andavano a Londra a comprare orologi, per cui lui aveva poi rapporti con tutta questa gente e scambiava, comprava e vendeva orologi con tutta questa gente che veniva anche da fuori. Cioè, io credo che lì fosse, cioè, come quando vedi magari un film di un'epoca in cui certe cose che oggi sono rare, quelle erano comuni. Ecco, quello era il momento in cui gli orologi erano... Cioè, c'era tutto e potevi scegliere tra il meglio di tutto. Sono tanti racconti, no? Riguardanti al discorso, cioè di quanti orologi uno trovava a Portobello Road, no? Al Certo, mercatino. ma certamente. Ora non trovi più nulla. No, ora non trovi più nulla, ma ai tempi Ma quando anche mi perché sanno che raccontava... vendano ormai. Ma quando a cioè. volte No, io ma dicevo... non c'è proprio più nulla comunque. Cioè, non Giacomo, c'è ma non nulla l'hai di- visto? Dico che c'aveva un segnino sul quadrante. Ma guarda che la mattina alle 5:30 a Portobello c'è buio. Cioè, riuscire a vedere il particolare del quadrante non è così semplice. Te l'hai detto più di una volta? Ma tante volte, tantissime volte. Magari su Con lui ci orologi. comunicavi telefono? Sì, telefono. E Cioè, il veniva? viaggiatore era già... Scusa? E veniva? E veniva in aereo giù. E veniva una volta, no, dicevo una volta al mese? No, lui veniva giù non una volta al mese, veniva anche una volta ogni 3 mesi, però tutto quello che era telefono, mandava giù fotografie, Fax. Fax? fax, ma il fax era in bianco e nero, per cui non è che ottenevi tante... Però mandava giù delle fotografie, che poi sono ancora lì, e praticamente mandava giù la merce più che altro. Ah, la mandava giù? Mandava giù la merce, sì. Ah, io pensavo che la dovesse portare lui, per quello che era la No, domanda. c'era lo spedizioniere. Tipo col Corriere... Spedizioniere di Bologna, c'era lo spedizioniere di Bologna. Ce n'era uno in Italia. No, ce n'era più di uno, ma questo era uno spedizioniere fidatissimo che tutti gli italiani mandavano da Londra la merce giù per il nord Italia. Lui faceva peccato, il nord Italia arrivava forse a Roma, ma forse a Roma. Fiumicelli, si chiamava Fiumicelli. Quindi Era Longin, Eberhard. La Longin destinata. Eberhard. No. No, due Però orologi. comunque...
Vecchi, più che altro vecchi. No, ma più che altro... No, in realtà comunque... Perché in lui realtà l'ha scelti, no? Perché poi alla fine noi... No, perché Io mi immaginavo tutta questa roba, un'altra marca forse. ma proprio mai E spiazzato. allora ti stupirò. Ti faccio vedere che si può anche avere la marca che forse dici te, Omega. Ti dicevi Omega forse. No, ti dici forse quella che comincia per R. No, E finisci con un birillo No, che ho appena comprato, ma non perché è vero. raccontiamolo, ma perché merita. Poi perché- me ne Merita. accorgerete. Cosa Me ne fai? accorgerete. Piccoli fenomeni crescono. Esatto. Della serie Piccoli fenomeni crescono. Cosa hai comprato questa settimana? Un viril. Un birillo. Da Bowling. Da Bowling. Della Rolex. Della Che Rolex. però non è della Rolex. Cioè, No, ce l'ha scritto sopra. c'era scritto sopra, ma... Cifra... L'ho fermato sulla mazza da baseball. Da baseball. No, mi ha con fermato palla. sul canino. No, Ma io sul canino anche brutto era. Quello era anche brutto, la sinceramente. mazza baseball le avrei fatta comprare, così magari le avessi data in testa, così magari ricominciava un po' a ragionare e a comprare roba Che è questo? Io interessante. sì, No, proprio non l'ho l'Omega. neanche mai visto. Questo è un Omega che praticamente l'epoca è quella. In realtà questo orologio qui non era del mio nonno, si scherzava. Prima, ho detto prima che era del mio nonno, non era del mio nonno. Questo qui l'ho venduto intorno agli anni, fine anni 80, a un mio cliente di qua di Lucca, che poi negli anni poi lui mi ha reso indietro, ma molti anni dopo, e sinceramente quando lui l'ha comprato era un orologio che era anche abbastanza non comune, ma comunque visto. Dopo poi nell'inaridimento della un regolarità cronometro degli Omega, orologi, cioè, un Omega fuori degli anni misura. 30 con questo tipo di cassa è diventato abbastanza raro. E invece secondo me è veramente No, molto è bello. bellissimo. È bello. sto orologio. Ora, Infatti anche secondo me, io lo trovo veramente un bello orologio. Poi Crono pulsanti a oliva, cassa a scatto. è veramente grosso. Sì, era grande questo qui. Questo esisteva nella versione crono con la stessa identica cassa e solo tempo. E addirittura credo che fossero sicuramente due misure perché le ho viste tutte e due, anzi una è anche questa, non dire il vero, non è neanche tanto lontana. Vedi questo disegno qui delle anse? Sì? Questo è lo stesso, è Ah, è la lo stessa stesso. piegatura di Ah, questa. è vero, solo che in due dimensioni diverse. Esattamente, questa era la versione piccola da uomo, Sì. questa era la versione crono, esisteva grande non crono e anche il donna. La misura donna identica con lo stesso La disegno stessa- di questo angolo su Ancora un'ansa. più piccolo. Sì, ancora più piccolo di questo, perché questo era, come si è detto, il medio. Quindi questo come crono è stato forse uno dei primi crono che ho preso con i pulsanti a oliva insieme a un Universal che ho ancora. Monopulsante, quadrante smalto, cassa oro, quello col quadrante di smalto, molto bello quello lì. Non molto grande di diametro perché, abbiamo forse anche già detto, ma gli orologi cronografo di diametro grande erano più facili da costruire rispetto ai piccoli. Cioè mettere un movimento cronografico, riuscire a farlo, costruirlo in dimensioni piccole era un prestigio superiore. Grande era più semplice. Per cui una volta si più cercava nel collezionismo si cercava le cose rare. Pensavo era tutto il contrario. Ora è il contrario. Ora è il Più grande è, più vale, invece no. Teoricamente Quindi un no. Omega. Quindi un Omega. Quindi Non l'avrei Longines, Eberhard, questi due te ne saresti Omega. aspettati comunque, che è roba abbastanza, Sì, cioè molto sì. No, particolare io in se ti devo dire la realtà. verità mi aspettavo uno da tasca, non so quale, Uno da tasca, ma sì. uno da te uno da tasca me l'aspettavo, ma anche perché lui continua a comprarli ancora, quindi nel senso lui se gli capita e gli È piace... una roba molto particolare comunque. Io consiglio, se l'abbiamo anche detto, io consiglio anche di comprarla. Chi trova orologi da tasca molto belli, dove vede veramente la qualità, la marca, Il la peso. complicazione, No, la complicazione. secondo me alle cifre di oggi è sempre un investimento che sono talmente bassi come valore che cioè, meno di così non possono andare. Io Ma no. di volte compri l'orologio, c'è più di oro come il valore di oro se tu lo fondi di quanto non valga tutto l'oggetto. Non è possibile. Io non ho idea di quanto possa Può costare un durare. orologio del genere, no? Però a occhio e croce se uno volesse un orologio da polso, a ripetizione a minuti, ci vogliono delle centinaia di Vabbè, migliaia di Sì, euro. però non credere, No, però nel guarda, senso- un orologio da tasca, dico da tasca, ripetizione a minuti, non dico un Longines di questa qualità, un orologio da tasca con ripetizione a minuti, oggi come oggi lo compri ancora con 1.000 euro, 1.300 euro. Infatti, cioè, nel senso, quello che ti voglio dire è che... Non di abbordabilissimo marca, per non di tanti. marca, però Esatto. compri poco E ti dà- da polso con quei soldi. No. Esatto. da polso? Quasi, sì, no, sì, c'è un po' di roba, però insomma... Sì, no, ce ne diciamo sono. che la maggior parte... Anzi, la prossima forse la faremo di quel Esatto. tipo di orologi. Comunque tutto molto classico. Tutto molto Vero? classico. Non è però molto da lui, È vero? una colazione da piccolo orologio. Esatto. Ma non è vero, ma perché in Però ti rifai realtà un The Date, dai. C'è un The Date? un po' sì, Un po' sì? È vero. Vediamo, sì. un Universal Day Date, fase luna e anche mese, quindi Day Date, mese, fase luna, con Beh, tre questo contatori del però- cronografo. Lo capisco. Lo capisci? Cioè, è da più te, vicino, è sì. più vicino al genere Tuo. ma questo solo perché nel collezionismo di oggi
Allora, questo è sparito, questo è troppo di nicchia per essere comune, questo c'è come orologio vintage. Questo è richiesto anche, mi sa, Sì, come questo è tipologia abbastanza di orologio. richiesto, ma anche questo. Sì, Anche questo. Perché questo ora si sta riscoprendo. Se Dio vuole, diciamo, il mercato sta andando verso il vintage e quindi non Universal, solo i, diciamo, Rolex di cui abbiamo parlato prima, sportivi, magari dico ceramica piuttosto che zaffiri o anche plexi, cioè non solo quelli nel vintage e nel collezionismo, anche cose un po' diverse, tipo queste. Cioè questo è un orologio che già all'epoca era un orologio abbastanza importante, addirittura lo stesso tipo di caratteristiche, diciamo, di complicazione su cassa oro più o meno di queste dimensioni era un orologio che nei primi anni 80 costava quanto un cronografo di Patek Philippe Calatrava. Sì, costavano lo stesso prezzo. Erano orologi che avevano un prezzo similare. Perché? Perché si cercava molto la complicazione, cioè la ricerca del collezionismo era verso le complicazioni. Un orologio che portasse ore e minuti, 3 contatori del cronografo, quindi cronografo, 2 pulsanti, 3 contatori, giorno, mese, data e fase lunare. Era il più complicato che esistesse. Sopra quello arrivò il perpetuale di Patek. Ai perpetuali, se tenevamo conto anche del 28 di febbraio o il 29 se era bisestile, ma aveva le stesse caratteristiche. C'era solo in più il bisestile. E dimmi una cosa, ma questo qui te l'hai messo nei tuoi preferiti per una questione di complicazione? Assolutamente sì. E anche perché la versione acciaio, con quelle caratteristiche, tasti a pompa, ANSA, Bombay, tipo per capirci l'Omega Speedmaster o anche l'ovetto della Rolex che aveva questo tipo di anse, che è da lì che viene il nome Bombay. Questo tipo qui di anse fatte con questa forma erano abbastanza poco usate anche da Universal, solo su questo modello, perché poi anche Universal usava di più anse piene tipo queste sul Tricompax. E pulsanti quelli. E pulsanti, in questo caso, questo per esempio ha i pulsanti piccoli, ce n'è uno che ha i pulsanti leggermente anche più piccoli di questi, anche più piccoli di questi qui, e poi quelli più grandi E di questo che storia ha? Questo che storia ha? È un orologio, anche questo, un po' come questo, guarda, una storia uguale a questa qui, cioè venduto e ricomprato, venduto negli anni 90, questo negli anni 90 più che negli anni 80, e ricomprato poi dopo dallo stesso collezionista che, cambiando, questo è un collezionista anche di libri, comprando dei libri molto antichi, dette indietro qualche orologio, fra cui questo, E sinceramente. te lo mettessi fra i tuoi? Anche perché, perché questo qui- questo ne avevo venduto uno e non l'avevo mai più visto. Ecco, Questo ti volevo chiedere quello. Questo fu molto divertente, ti ricordi? La prima volta che te lo vidi questo qua, Sì. te andasti su e ho detto ma gli faccio la foto a questo orologio, poi quando viene giù Giuseppe gli dico, beh poi gli invio le foto a uno che conosco che colleziona Universal, no? Se che torna giù gli dico che avevo fatto le foto che colleziona e queste foto le avrei inviate appunto a questo collezionista e lui mi fa, ma guarda che non so se è in vendita quello lì, Non mi so, sa che sarebbe non mio. credo, no, perché lui era già partito. Ma non credo mica forse che lo vendo questo qui, mi sa che questo qui lo tengo. In realtà poi l'ho tenuto, perché era veramente fatto raro bene. questo orologio qui. E questo qui tra l'altro all'amico Silvio Sarabella, di cui Ciao, Silvio. stasera manca, ma ci sarà presto. E avevo venduto a lui un orologio con le stesse identiche caratteristiche, con la ghiera anche tachimetrica, quindi tipo il Daytona, che è un altro dei modelli della Universal. Ah, ok. Molto bello, che aveva le lancette bruttissime. Le sue lancette originali sono veramente brutte, tozze, corte e larghissime di base, e a lui non piaceva. Perché gli piaceva l'orologio, non gli piaceva. Mi ci fece cambiare le lancette. Grande, sì. Sì, tenendole, però le sue originali, vabbè. ma erano troppo brutte. In effetti erano troppo, siamo andati a vedere sui cataloghi, erano veramente brutte. Poi dopo ce le abbiamo rimesse però, perché in realtà È il suo, le sue erano quelle, non puoi far di meno. quindi non potevi. Bravo. Comunque ecco, questi almeno sono i 3 orologi. Anche perché ti devo dire, per me te sei lui, Esatto. Cioè ti vuol dire che Sì. quello che mi identifica è questo. Per me, io non è È tanto che ti l'unico orologio che ho conosco, portato 12 anni al polso, lo dico sempre. 12 anni al polso l'ho portato solo Io nell'esperienza. è dal 93 che ti conosco questo a è modo. bellissimo, È dal cioè, 10-16 93, è sempre stato il 16 è orologio. veramente- È la mia misura perfetta, quello lì è proprio l'orologio. no, è il suo orologio. Ci ho fatto tutto con quello lì, tutto. Cioè, mare, monti, tutto. Eppure c'è... Anche mare, nota Ci bene. sei anche sposato magari. No, c'avevo il Patek Philippe, no. Patek Philippe Calatrava oro bianco, referenza 96, guarda, proprio anche la referenza. Bello. E poi il quadrante è tenuto, cioè perfetto.
Tutto bene, perché quei orologi, cioè se non ti c'entra l'acqua sono sempre perfetti. Però da Rolex ce l'abbiamo messo, hai visto? Sì. Ma però non faceva parte del... Ce l'abbiamo messo, dai. Però questo è veramente Poi se ne farà una dei Rolex. Tuoi? Farà una dei miei Rolex, cioè, diciamo, No. no, 3 Rolex, diciamo, se ne farà una invece i miei 3 Rolex preferiti. Ok. Quando? No, Fra 7-8 stavo anni. pensando quali così rapidamente. Uno sicuramente ce l'ho nella testa. Beh, il poi- secondo ce l'ho io. magari è il solito. No, te pensi al GMT. No, io quello non ci penso neanche. Per me è il President. President è il suo. Se trovo il quadrante. No, dice. Se trovo il quadrante di Onici. Lì è un... Guarda, ne ho parlato pochi giorni fa a un amico mio che è concessionario e lui mi ha detto mandami tutti i dati dell'orologio e provo a cercarti nel Rolex. E l'unico modo è quello lì, infatti ora domani gli manderò un po' di notizie. Ah, sì, fa la 2.0. te l'ho detto, Bisogna piegare sì, tanto 2.0. ormai No, lo qui perché ora quello conosco, lì lo voglio avere con quello lì. lo Mi conosco, piacerebbe averlo col quadrante di Onici. No, sai. l'oro bianco, cioè il Presidente. Infatti te sai che qualcuno si è anche un po' adoperato, ti ha chiesto anche a te qualcosa. Sì. Vero? E quindi però c'era anche uno scambio, c'è stato anche uno scambio, ora torno un attimo indietro, che ti davano un orologio da tasca per averne uno... Infatti poi non abbiamo finito il discorso, ma all'inizio davano indietro il polso per il tasca. Il decennio successivo capitava l'opposto, davano indietro il tasca per il polso. E te però come ti comportavi? Sai, perché il nel decennio prima commerciante era in più realtà il commerciante è come la barca nel mare, cioè devi sempre assecondare il mercato, per cui quando ti davano indietro l'orologio da polso per l'orologio da tasca, te sapevi già che qualcosa vendevi di orologi da polso, quindi sceglievi e vendevi. Quando ti davano indietro l'orologio da polso, da tasca per quello da polso, te sapevi che l'orologio da tasca aveva ancora qualche posto dove metterlo e poi sceglievi la merce ovviamente migliore. Quello era un po' il... E poi si è bloccato tutto. Poi si è bloccato il mercato dell'orologio da tasca perché alla fine lì sono intervenute varie cause, concause direi, perché in una prima fase l'orologio da tasca veniva collezionato da chi magari aveva una bella casa, una bella vetrina tipo questa dove dentro metteva orologi e la teneva in casa a bello, esporli. solo che ora... Oggi la anche malavita la purtroppo non ti permette di avere esposti certi orologi. Quindi... Però io concettualmente, cioè, ho 45 anni, quindi io non mi ricordo l'orologio da tasca. Quindi anche Non le te lo persone ricordi che come lo collezionano insomma, non sono tantissime Hanno ora. smesso da tanto. Hanno smesso secondo me. Cioè, Certo. io mi ricordo Certo. gli orologi da polso in generale, capito? Cioè, anche il mio primo orologino Certo. era da polso, cioè, e il mio nonno Allora, aveva l'orologio al polso. È chiaro che l'orologio da tasca non si porta. Mentre perché la gente diciamo ha grandemente preferito l'orologio da polso rispetto a quello da tasca, perché in realtà questo è proprio un collezionismo fine a se stesso, cioè lo compri, lo metti in banca in una cassetta di sicurezza, quando lo godi? Mai. Mentre invece l'orologio da polso, se anche ne hai 100 e ne tieni 3 a casa, quei 3 li porti. Sì. Torni in banca, alterni, ne prendi altri 3 e compagnia bella, per cui dico, se fai in quella maniera, in realtà l'orologio da polso te lo godi sempre, quello da tasca rimane fine a se stesso, cioè io ho una buona collezione di orologi da tasca mia, però quando li vedo? Mai. Perché... Una puntata dedicata agli orologi da tasca. Che si farà? No, si fa una bella puntata di orologi da tasca, parlando di orologi da tasca, a parte la collezione mia, cioè quella di orologi da tasca, perché gli orologi da tasca secondo me sono da comprare. È chiaro che se non riuscissi a tenerli esposti in casa... Poi sono dei belli espositori, no? Nel senso dei sì. belli... No, tutto bello, perché è roba fatta... No, certo, però è chiaro che certa uno se avesse una casa museo, Come- uno che avesse una casa museo sarebbe perfetto, sai quanti articoli sarebbero interessanti da tenere? Tanti. Quindi Tantissimi. ci ha stupito sto Ci ha ragazzo. stupito. Vi ho fregato, più che altro vi ho fregato, fregato. che è Ci ha diverso. fregato. Più che stupito, te pensavi di portarsi tutti i Rolex, No, invece no. Tutti i Però, Speedmaster. però non tutti e tre molto classici così, molto retro. ma no, non è facile scegliere comunque 3 orologi, Sì. secondo me non è facile. Però, veramente. Perché a me poi onestamente piacciono tutti gli orologi, cioè, quindi è difficile trovare un orologio che proprio non mi piace. Di quelli miei, che so aver messo da parte negli anni, mi piacciono tutti. Se li hai comprati c'è un motivo. Cioè, se l'ho messo da parte un motivo c'era e vale ancora oggi quello stesso no, motivo. chiaro. Per cui io ho Però venduto uno questi solo in sono vita più mia di sapori. orologi, infatti dico sempre, ne ho venduto uno solo in vita mia, mi sono pentito amaramente che era Non ci credo. un semplicissimo Rolex Sì. e a carica manuale del periodo dell'ovetto, leggermente più piccolo, con la cassa quadrata e il vetro rotondo.
che dietro c'era scritto DGM 18 luglio 1941, 18/7/41. Bellino da morire, quadrante originale, ma veramente bellino. Venduto stupidamente perché presi un altro orologio e dissi ma così che allora lo vendo, sono simili. E lo vendetti a una signora. L'ho rivisto, l'orologio mi è recapitato in mano, fai conto almeno 25 anni dopo, distrutto. E ci sono rimasto talmente male perché era veramente un bello orologio, l'avevo tenuto benissimo, questa signora probabilmente l'ha portato male, oppure perché poi non arrivò dalla signora ma arrivò anche da un'altra persona, un collezionista, l'orologio era stato tenuto malissimo. E da quel momento ho detto io gli orologi che tengo non li venderò mai. Cioè se li vendo tutti, se no non li vendo. Perché quando poi dopo li rivedi, che te l'hai tenuto bene magari per 25 anni, quello prima di te dal 41 di GM, che non so chi fosse, l'ha tenuto benissimo dal 41 fino agli anni 90, io buono, lo vai a rivedere dopo nell'inizio del 2000, l'orologio è in condizioni... Ti fa star male. Ah, veramente. Ti fa star male. Sì, la corona originale dell'ovetto non c'era più, c'era stata infilata una corona moderna, era proprio... Io ci ho levato il quadrante per salvaguardarlo. Lasciamo perdere. è salvaguardato. Ha levato il quadrante sul gemmo. Ragazzi, lo redimeremo prima o poi, Sì, lo faremo sì. tornare... Oh, Giuse, grazie. Perché c'è il polso, scusa? Io ho un militare della Omega, un Seamaster che però, ti devo dire la verità, Ora perché all'asta ha fatto qualcosa ti sei messo... no, però- Fai vedere che ce l'ha. capito, me lo leverei Che filone. volentieri, se lo vuoi te lo vendo, però... Ma io sono un però compratore di quel tipo di orologio lì. Ti piace? Sì, mi piace molto. No, è bello, è bello. È il cintolino che non mi fa impazzire, eh. Te lo so che mi puoi iniziare a ragionare su cintolini, perché No, poi... sai, Però il cintolino non è che mi... sono quei cinturini che secondo me sono molto più rari dell'orologio. Sì, lo so, però me lo invecchia Questo- troppo. Perché il cinturino... dell'epoca? Eh Sì. sì. Il cinturino Però- veniva usato e poi buttato via. lo so. L'orologio mai. Lo so, però lo sai che ha che lo fa vecchio una certa maniera, Perché a me piace. quello che a lui piace. Perché a me piace. Questa chiusura, questa fibbia, sembra quella della Panerai, dei primi Sì, Panerai. all'epoca era quello. Sì. Cioè all'epoca di quei Però, cinturini lì... vedi, cioè, io un militare, nessuno dava. il piccolo Lord che si è messo, l'ha Poi si è trovato. messo un bellissimo orologio. Capito? Uno Jägerle Cult. Una Jäger Le molto- Cult, solo tempo d'oro. Da piccolo Se lo vedi da lontano Lord, sembra un Vacheron Costantino, un che Patek io Philippe ti giuro Calatrava. con Infatti- quello d'orologio lì non mi ci vedrei proprio. Invece sì. Non so, Ho ma te- visto, ho Mi visto sembra subito. uno di quegli orologi che vedo tutti i giorni su Instagram sì. di quel famoso Sì, collezionista. esatto, Ecco. no, molto molto bello. Poi con gli indici fatti in questa maniera Vero? sono spettacolari. Bellissimo. Infatti. È il piccolo Lord. Spettacolare. Secondo te lui lo metterebbe mai? No, no, ma te però l'ho detto, metterei cioè, questo, lo so, ma perché te sei già più... Te sei più eclettico, lui è più Sì, no, settoriale. io non sono, ma poi anche perché sinceramente faccio tutta un'altra vita, cioè lui, hai visto, è più tranquillo, sta sempre al computer per lavoro, c'ha tutte le sue Come lo precisioni. chiami? Il piccolo? Il piccolo Lord, Spettacolare. piccolo. Sta aspettando un orologio. Sta attendendo un orologio che forse No, arriverà. arriverà. Arriva. Se arriva quell'orologio diciamo che È lo... del piccolo Lord, No, lo nomineremo proprio il tipo di orologio, il piccolo Lord. il piccolo. Andiamo. Va bene, dai. Allora, ti ringraziamo. Grazie Giuse, a voi. grazie, come al solito ci hai stupito. No, vabbè, oddio, era facile. Alla prossima avventura. Ciao ragazzi. Ciao Giuse.